Buongiorno amici, bentrovati sul mio canale in cui parliamo di orchidee. Oggi volevo fare insieme a voi il rinvaso di questo Dendrobium phalaenopsis perché sono parecchi anni che sta nel substrato di inerti e volevo fare un rinvaso giusto per metterlo un pochino dritto perché il vaso è talmente storto che non riesco a tenerlo, cade, e quindi volevo metterlo dritto, volevo metterlo in un vaso diverso. Abbiamo detto che il Dendrobium phalaenopsis in natura è un Dendrobium bigibum, ha delle caratteristiche tipo le Phalaenopsis come caratteristiche. E il sistema di coltivazione è come un Dendrobium, quindi rispetta un periodo di semi-riposo, dà tanta soddisfazione, è rifiorentissimo, vuole tantissima luce e il substrato sarebbe meglio che asciuga abbastanza velocemente, quindi non ama tanti ristagni d'acqua. Eccolo qua. Volevo fare il rinvaso insieme a voi. Non so quello che troviamo qua dentro perché è parecchio tempo che sta coltivato in un vaso di plastica e nell'inerte, e quindi lo facciamo insieme. Vediamo dopo tanto tempo com'è la situazione delle radici, così ci muoviamo di conseguenza. Allora, la semplice cosa che faccio innanzitutto è di togliere tutto, buttare tutto e tirar fuori il tutto. Allora, c'ha caratteristica odore di boh, tipo muffetta, cioè un po' di barche messo dentro, c'ha un odore caratteristico. Vedete quante radici se ne vanno? Qui c'è una componente, oltre che di inerte, anche di barche, c'è qualche pezzettino, ha un odore caratteristico tipo muffa. Vabbè, a me piace poco qualunque componente di barche. Le radici si spezzano tutte, che bello. Allora, vediamo un po', benissimo, benissimo. Allora, essendo un dendrobium con delle caratteristiche della Phalaenopsis, diciamo che ha la riserva d'acqua qui, quindi ecco perché non è morto, ecco perché questa è una radice sana. Se vedete, questa è una radice sana perché è bianca e non viene via i pezzi. Quest'altri si tagliano tutti. Diciamo che nonostante che stava nel vaso di plastica e il vaso di plastica mantiene più umidità, le radici sono pressoché secche. Ma io ho già in testa quello che voglio fare come cambio di... Bene, e viene via tutto. Che bello, che bella sorpresa. Vedete, da fuori non si vede perché abbiamo questa ganna che è precisa e perfetta. I fiori sono precisi e perfetti. Diciamo che il rinvaso non va fatto durante la fioritura, ma a me interessa salvare la pianta. Avevo qualche dubbio perché ho visto queste ganne vecchie, veramente tanto secche, qualche dubbio ce l'avevo. Eccolo qua. Quindi andava fatto. Tecnicamente va fatto dopo fine della fioritura, ma io non rispetto le regole perché devo tirar fuori questa pianta da una situazione di troppo tempo, ecco, qui vengono via tutte. Questa è la classica caratteristica dei rinvasi in cui trovi poco o niente. E questo è. Allora, qui abbiamo canne vecchie. Bene, queste canne vecchie potrebbero anche essere eliminate e noi le possiamo anche eliminare perché non ci sono problemi. Eccole qua. Queste sono quelle vecchie, vecchie, vecchie originali. Non c'ho forbici perché faccio tutto a mano, tanto qui se mi metto a tagliare salvo poco. Faccio con il sistema che tiro quello che resiste, resiste, quello che via via, non ho bisogno di tagliare, di disinfettare, vado a mano libera. Queste più bianche sono radici che mi servono, queste sono radici che mi servono e queste sono, praticamente si è asciugato tutto. Nonostante che stiamo a un 65% di umidità in casa, però questo si è asciugato. Ho già in testa il tipo di rinvaso, il tipo di substrato
per poter dare vigore a questa pianta. La metterò dritta perché chiaramente in questa maniera sarà più facile gestirla in un vaso. Il vaso sarà terracotta, il substrato sarà lo sfagno. Allora, cerchiamo di... ok, come pulizia abbiamo fatto, non rimane poca roba. Bene, bene, bene. Allora, quando fate il rinvaso è l'occasione per vedere un po' quello che c'è dentro, quello che succede, no? Quindi è vero, da una parte uno preferirebbe avere un substrato in cui la pianta non la tocchi più per anni, però ogni tanto controllare un po' la situazione non è male. Allora, abbiamo salvato poco, vedete? Abbiamo salvato poco, nonostante che la pianta sembrava dall'esterno che stesse bene. Abbiamo 5 radici, giusto per dire che abbiamo un contentino. Bene, adesso facciamo una faccenda molto semplice. Scegliamo un bel vasetto, il vasetto ce l'ho qua. In questo caso, guardate quanta roba abbiamo buttato via. L'occasione del rinvaso è importante, per questo il vasetto è da 15, il prodotto è lo sfagno. Allora, lo sfagno io ce l'ho già in un sacchetto giallo, ma il sacchetto giallo è solo per mantenere un po' l'umidità della situazione. Se no questo andava ribagnato, ancora mantiene l'umidità, questo è un po' di giorni che l'ho bagnato, un po' di giorni che l'ho messo qui, mi rimane umido. Allora metto un pochino di sfagno sotto il vaso, lascio il foro centrale, non mi interessa perché tanto con lo sfagno il foro centrale non dà problemi. Cercheremo di mettere giù la pianta, più dritta possibile. Poi metterò, non so se riesco a farvelo vedere, abbassiamo l'inquadratura. Cercherò di mettere tutto questo pane radicale importante per me all'interno del vaso. Il vaso lo scelgo abbastanza piccolino perché ho necessità di farla radicare, non di metterla umida e bagnata. Possiamo togliere anche questa, guardate, se togliamo anche questa che è vecchia, ecco, è venuta via per conto suo una canna vecchia che non ha più radici, però mi permette il tutto di mantenerla abbastanza dritta e stabile, se no quel pezzettino di canna mi creava problemi. Allora, cerchiamo di mettere giù tutte le radici che abbiamo dentro il vaso. Benissimo, poi mettiamo giù più radici possibili. Benissimo, cerchiamo di fare così. Il vaso di terracotta mi darà la stabilità necessaria, perché sennò questa pianta tende a piegarsi sul lato. Vediamo un po'. Esatto, cerchiamo di mandarla giù così. Mettiamo lo sfagno, queste sono delle stricature di sfagno, pezzi vecchi che avevo, non l'ho buttati via, ancora sono buoni, possono essere recuperati. Allora, lo sfagno ha la caratteristica di mantenere l'umidità, perché avete visto che le radici sono completamente asciutte, nonostante che io sto dando l'acqua regolarmente, i misteri. Tante volte quando facciamo un tipo di trattamento su un'orchidea fa sì che si marcisce perché è troppa l'acqua, in questo caso era poca, comunque sia era poca. Guardate che prendo, opla, la matita mi serve semplicemente per mandare meglio lo sfagno nelle radici. Abbiamo fatto tutto un avvolgimento delle radici tramite lo sfagno. Allora, il vaso di terracotta mi serve per regolare l'umidità, perché
Il vaso di terracotta in questo caso mi aiuta a far asciugare prima. Fa asciugare prima. Se lo rimettessi in vaso di plastica rischio che lo sfagno, essendo un materiale che tiene parecchia umidità, rischiamo di farla marcire. Diciamo che le radici sono in una fase un pochino delicata, perché sono pochissime e quelle pochissime sono secche, asciutte, extra dry, extra asciutte. Allora, diciamo che il lavoro è fatto, e noi creiamo, anche se sembra una cosa strana, una sinergia importante tra lo sfagno e il vaso di terracotta. Che succede? Che se noi dimentichiamo di bagnare, il vaso di terracotta ci mantiene l'umidità. Se noi dimentichiamo di bagnare, il vaso di terracotta mantiene l'umidità. Se diamo troppa acqua, il vaso di terracotta fa uscire l'umidità, quindi aiuta l'asciugatura. Diciamo che è una sinergia tra i due componenti. In questo caso la pianta recupera velocemente. Lo sfagno ha la caratteristica di bagnarsi tantissimo. Se noi non stiamo attenti rischiamo, no? di farle secche le radici perché sono troppo umide. Nel vaso di plastica dobbiamo stare attenti. In questo caso la pianta ha bisogno di recuperare, anche se vedete da fuori non si capiva solo dalle canne vecchie troppo secche. Quella nuova ha l'energia, ma non la prende dalle radici, la prende l'energia dalle altre canne. Quindi ecco il gioco, la pianta si teneva nel suo equilibrio semplicemente perché questa andava a attingere energia, nutrimento da queste due canne vecchie. Le altre le abbiamo tolte, tanto non fiorisce più su queste che sono completamente secche. Adesso creeremo questa sinergia in cui lo sfagno, quando lo bagneremo, possiamo anche non regolarci nella bagnatura, tanto poi ci pensa il vaso di terracotta a far asciugare. Se dimentichiamo un giorno di bagnare, rimane l'umidità. Il vaso di terracotta aiuta l'ossigenazione, perché? Perché noi bagniamo e l'acqua esce, noi bagniamo e l'acqua esce. Quindi in questa maniera passa ossigeno. Mentre nel vaso di plastica noi bagniamo e l'acqua rimane qui, esce solo dai fori sotto. In questo contesto qui noi possiamo anche chiuderlo completamente il foro, io l'ho lasciato aperto, ci possiamo mettere il classico coccettino, classico pezzettino, non è un problema, è il vaso che respira, come se facesse un discorso nei nostri polmoni, cioè metti l'acqua e l'acqua evapora, metti l'acqua e l'acqua evapora. In questo modo la pianta respira. Se ve ne va di andare a vedere Japan Orchid Expo, su YouTube digitate Japan Orchid Expo, voi trovate tutte le esposizioni giapponesi, esposizioni mondiali di orchidee, la maggior parte stanno in questo contesto, cioè sfagno e vaso di terracotta. Il dendrobium o qualunque pianta che ha bisogno di asciugare, il vaso di terracotta aiuta tantissimo, quindi diciamo che per i dendrobium è quasi un obbligo avere il vaso di terracotta perché il vaso di terracotta aiuta l'asciugatura. Sono piante che vivono in natura attaccate agli alberi, quindi quando piove si bagnano, poi si asciugano, cioè hanno una rapidità nel bagnarsi, una rapidità nell'asciugare. Quindi in questo contesto qui ci aiuta tantissimo. Lo sfagno dopo 1 anno e mezzo via perché si compressa, si compatta, diventa verde e questo ci aiuta a ricontrollare un po' la situazione. Non potevo metterla in fibra di cocco perché essendo tutto sommato un dendrobium con la fibra di cocco, Choikinjanum e pochi altri. E preferiscono asciugare, preferiscono rimanere asciutti piuttosto che rimanere bagnati. Meglio bagnarli una volta di più, ma farli asciugare piuttosto che tenerli zuppi. I Kinjanum stanno benissimo nella fibra di cocco, ho fatto il video qualche giorno fa. Bene, la pianta è sistemata, finalmente l'ho messa dritta, finalmente gli diamo una parvenza di naturalezza, un pochino più dritta, almeno anche la luce la prende in maniera più uniforme piuttosto che tutta quanta storta. Benissimo, poi provvederò anche a staccare questo keiki qui che mi aveva fatto il fiore, provvederò poi a staccarlo, vi farò un altro video, se no su questo sono stato abbastanza lungo. Benissimo, grazie di avermi seguito, stavo nascosto di dietro le piante, al prossimo video, buon fine settimana.